Benvenuta su Emozioni e Connessioni, lo spazio dove esploriamo l'affascinante universo dei sentimenti e delle connessioni umane. Ora dimmi, ti è mai successo? Quella sensazione travolgente, come se il tuo cuore avesse trovato un magnete. Quel pensiero fisso su qualcuno, il brivido allo stomaco, quello scintillio negli occhi solo a ricordare. Sembra che il mondo intero si fermi, e l'unica cosa che conti sia quella persona. Ma questa attrazione iniziale è solo questo? Oppure può trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo? Per molte donne, la connessione emotiva ha un peso che va oltre il desiderio. È qualcosa che tocca l'anima, che dà un significato più profondo a ogni scambio di sguardi, a ogni conversazione. Ma ti sei mai chiesta, quella scintilla che senti, è autentica? Oppure è solo il fuoco rapido di una passione passeggera? Oggi parleremo proprio di questo. Di come ascoltare ciò che il tuo cuore sta cercando di dirti, di come comprendere i segnali dietro l'attrazione e, forse, di come trovare la strada per costruire qualcosa che abbia davvero senso. Andiamo insieme? Parliamo di desiderio. Quella forza intensa, quasi tangibile, che ti attira verso qualcuno come un magnete. Ma ora, pensa con me, cosa succede quando questo desiderio, puro e fisico, incontra qualcosa di più profondo? Qualcosa che senti non solo con il corpo, ma anche con l'anima. Per molte donne, il desiderio è solo l'inizio di un percorso molto più ricco e complesso. È come se l'attrazione fisica fosse la porta d'ingresso, ma la connessione emotiva, quella è la chiave che sblocca i segreti più profondi di una relazione. Hai mai notato come, quando c'è intimità emotiva, anche i gesti più semplici assumono un significato completamente nuovo? Ora, chiudi gli occhi per un momento e chiediti, cosa ti fa sentire davvero desiderata? È il tocco, lo sguardo, oppure quel momento in cui ridete insieme per qualcosa di sciocco e senti che, in qualche modo, lui ti vede davvero? Perché, per molte di noi, ciò che intensifica il desiderio non è solo la presenza fisica dell'altro. È quel sottile scambio, quella connessione che va oltre le parole. E la cosa più affascinante è che desiderio e connessione emotiva non devono competere. Possono, anzi devono, andare di pari passo. Pensa al desiderio come al fuoco che scalda e alla connessione emotiva come al combustibile che mantiene viva la fiamma. È la combinazione di questi due elementi che trasforma una semplice attrazione in qualcosa di potente, indimenticabile. Ma tu stai davvero ascoltando ciò che il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti? Perché, quando questi due mondi si incontrano, creano qualcosa di raro. Qualcosa che vale davvero la pena esplorare. Sai mai quel momento in cui i tuoi occhi si incrociano con quelli di qualcuno e, improvvisamente, il mondo sembra fermarsi? Lo stomaco si stringe, una sensazione strana e meravigliosa ti avvolge. Le farfalle ci sono, e danzano nel tuo stomaco come se non ci fosse un domani. Inizi a pensare a quella persona, anche senza volerlo. Cosa starà facendo in questo momento? E cosa penserà di te? Quei primi segnali di attrazione sono così intensi, così palpabili. Il cuore accelera, il respiro si fa più rapido, e tutto ciò che desideri è essere più vicina. Ma qui arriva la grande domanda. Cosa fare con questi sentimenti? È davvero un segnale di qualcosa di profondo? Oppure siamo di fronte a una fiamma passeggera? La verità è che questi sentimenti iniziali sono naturali. Fanno parte del processo di connessione con qualcuno. Non c'è nulla di sbagliato nel sentire questa energia, questo desiderio immediato. Ma la domanda fondamentale è, cosa c'è dopo? Perché? Per quanto le farfalle possano volare, per quanto i pensieri si accavallino freneticamente, questi sentimenti possono essere superficiali se non c'è qualcosa di più. Possono svanire rapidamente, proprio come sono arrivati. E allora, cosa rimarrebbe? Ora fermati un momento e chiediti, cosa provi davvero per questa persona, oltre all'eccitazione del momento? C'è qualcosa di più? Qualcosa che vada oltre ciò che il corpo dice? Perché,
Quando l'attrazione fisica si unisce a una connessione più profonda, è lì che inizia il vero viaggio. E allora ti chiedi, questa attrazione è solo la superficie di qualcosa di più grande? È facile perdersi nel calore del momento, ma la vera prova arriva quando l'entusiasmo iniziale si placa e inizi a vedere la persona dietro l'immagine. Cosa succede quando le farfalle scompaiono? L'interesse sopravvivrà ancora? Perché, in fondo, il desiderio autentico va oltre la tensione elettrica nell'aria. Si nutre di sogni, paure, risate e storie condivise. Quando il desiderio iniziale si fonde con una connessione genuina, ti rendi conto che quella che sembrava una semplice attrazione è diventata qualcosa di molto più significativo. Immagina per un momento di trovarti davanti a qualcuno che ti attrae, qualcuno che fa battere più forte il tuo cuore. Le farfalle ci sono, il desiderio è vivo, ma tu cosa sai davvero di questa persona? Cosa si nasconde dietro quegli occhi che brillano, quel sorriso magnetico, quella chimica immediata? L'attrazione fisica può essere intensa, ma se ci pensi, cosa ti lega veramente a qualcuno? È il modo in cui si veste o il profumo che indossa? O è il modo in cui vede il mondo, condivide i suoi sogni, reagisce nelle situazioni difficili? Perché, alla fine, ciò che costruisce un legame duraturo non è solo l'aspetto o i gesti del momento. Sono i valori, le convinzioni, gli obiettivi che quella persona ha per la vita. Ti sei mai trovata curiosa di sapere cosa rende l'altro ciò che è? Come è cresciuto, cosa ha imparato dalle sfide della vita? Quando l'attrazione si trasforma in una vera connessione, è perché inizi a vedere oltre la superficie. Ed è lì che accade la magia. Ogni conversazione, ogni scambio, svela qualcosa di nuovo e profondo. Non si tratta solo di come ti guarda, ma di come ti capisce, di come si prende cura di te, di come ti fa venire voglia di scoprire ancora di più su di lui. Quando inizi a conoscere davvero una persona, accade qualcosa di straordinario. Le scoperte, che vanno ben oltre l'attrazione fisica, cominciano a creare una base solida. Inizi a vedere un futuro insieme, costruito su una connessione autentica, e non solo sulla scintilla iniziale. Perché, alla fine, sono le storie, i valori condivisi, le visioni di vita a rendere unica qualsiasi relazione. E, se ti stai ritrovando in questa conversazione e senti che le emozioni e le connessioni di cui parliamo risuonano con te, non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni. Così non perderai nessuno dei nostri contenuti su come creare legami più profondi e capire meglio i tuoi sentimenti. Sarà fantastico averti con noi in questo viaggio. Iscriviti ora e unisciti a questa splendida comunità. Ti sei mai accorta di come, quando due donne si connettono davvero, accada qualcosa di magico? Non si tratta solo di una semplice conversazione. È qualcosa di più profondo, che supera le parole. Uno spazio in cui le emozioni diventano tangibili e il cuore può finalmente respirare. Pensa a quelle volte in cui hai condiviso qualcosa di personale con qualcuno, una tua storia, una paura nascosta, un sogno antico. Come ti sei sentita quando quella persona ti ha ascoltata senza giudicarti, con totale attenzione e comprensione? Non è solo il fatto di essere ascoltata, ma il sentirsi davvero compresa. Come se un peso si sollevasse e la vulnerabilità diventasse, in realtà, una forza. Per noi donne, questi momenti di intimità emotiva hanno un valore inestimabile. Quando ci apriamo e mostriamo chi siamo davvero, con tutte le nostre storie e imperfezioni, creiamo una connessione unica. Questo tipo di complicità non nasce da un giorno all'altro, ma si costruisce passo dopo passo, attraverso la fiducia e l'ascolto reciproco. Hai mai provato quella sensazione di essere completamente immersa in una conversazione, dove ogni parola viene accolta con cura, senza fretta, senza distrazioni? Questi momenti di connessione sono ciò che rendono una relazione davvero speciale. Quando condividi la tua vulnerabilità, non solo ti permetti di essere vista, ma crei anche spazio perché l'altra persona faccia lo stesso. È in questo spazio sicuro che nasce la vera complicità, dove entrambe le parti si sentono libere di essere se stesse, senza maschere, senza paure. Ed ecco il segreto,
più permetti a questa intimità emotiva di crescere, più solida diventa la base su cui costruire qualsiasi relazione. Perché la vera connessione non deriva solo dai momenti felici o dalle risate condivise. Nasce quando siamo disposte a guardare l'altro negli occhi e dire, mi fido di te, e questa è la mia verità. Hai mai riflettuto sulla differenza tra desiderio e passione vera? Il primo è intenso, immediato, come una fiamma che si accende in pochi secondi e ti fa provare quella sensazione di brivido nello stomaco. Ma la passione vera va oltre l'intensità del momento. Cresce, si rafforza e resiste, anche quando il calore iniziale inizia a scemare. Quindi, come fai a capire se ciò che provi è davvero passione o solo un desiderio passeggero? A volte è facile perdersi in quella linea sottile tra ciò che è temporaneo e ciò che può trasformarsi in qualcosa di profondo. Ti sei mai chiesta se pensi più alla chimica che c'è tra voi piuttosto che a quello che succede quando l'altro ti guarda con tenerezza? Quando i momenti di tensione fisica svaniscono, cosa rimane? È il desiderio che fa vibrare il tuo corpo, ma la passione vera si riflette anche nei gesti quotidiani. La passione genuina è quella che va oltre l'attrazione. Si costruisce quando entrambe le persone sono disposte a crescere insieme. E questo va ben oltre il condividere momenti di piacere. Si tratta di sostenersi nei momenti difficili, di trovare nell'altro una forza per affrontare le sfide della vita, una persona che ti aiuti a evolvere, che celebri le tue vittorie ma che resti anche al tuo fianco quando fallisci. Non si tratta solo di essere innamorata, ma di stare accanto a qualcuno che vuole camminare con te, non solo nella gioia ma anche nel dolore. Ti sei mai chiesta, è accanto a me perché mi desidera o perché mi apprezza e mi rispetta? La vera passione è quella che ti ispira a diventare più di quanto avresti mai immaginato. Ti conduce in un viaggio di autoconoscenza e crescita, dove il desiderio si trasforma in qualcosa di più significativo. Ed è lì che accade la vera magia. Perché la passione vera si costruisce sulla fiducia, sulla complicità e, soprattutto, sul desiderio di crescere insieme. Ti sei mai chiesta perché, all'inizio, tutto sembra così semplice? Il desiderio è forte, palpabile, e tutto sembra scorrere senza intoppi. Ma cosa serve davvero per far crescere quella connessione? Come trasformare quel desiderio iniziale in un amore vero e duraturo? La risposta si trova in qualcosa di semplice ma fondamentale, la fiducia. La fiducia non nasce all'improvviso. Non è un regalo che si riceve con parole dolci o gesti eclatanti. È un processo, costruito giorno dopo giorno, attraverso piccoli atti costanti che dimostrano cura, sincerità e impegno. Ma come si costruisce? Con la trasparenza nei pensieri, con l'onestà nel comunicare e con la disponibilità a essere presenti non solo nei momenti felici, ma anche in quelli più difficili. Perché è facile fidarsi quando tutto va bene, ma la vera fiducia si forma nelle sfide, quando la vita si fa complicata e il supporto dell'altro diventa essenziale. Hai mai riflettuto se la fiducia che provi verso qualcuno sia davvero solida? Oppure senti che manca ancora qualcosa? Un gesto, un'azione che dimostri il vero impegno dell'altro nella relazione? La fiducia non si basa su promesse vuote o parole affascinanti. Si costruisce nei dettagli, quando sai che puoi contare sull'altro senza paura di essere giudicata, quando senti che è lì per crescere con te, nonostante tutto. Ecco il punto più affascinante: la fiducia è la chiave per far evolvere l'amore. Senza di essa, anche il desiderio più forte svanisce, senza mai trasformarsi in ciò che potrebbe essere. Ma quando la fiducia c'è, tutto cambia. Si crea uno spazio sicuro, dove entrambi possono mostrarsi per ciò che sono, affrontare le proprie paure e sostenersi a vicenda. Alla fine, è la fiducia che getta le basi per far fiorire qualsiasi relazione e renderla davvero trasformativa. Senza fiducia, l'amore non può crescere, per quanto si possa desiderare che accada. Ti è mai capitato di immaginare un futuro con qualcuno, ma sentire comunque una certa incertezza? Quella sensazione di connessione che, però, sembra essere offuscata da una nube di dubbi? Spesso, questa insicurezza nasce dalla mancanza di una conversazione sincera sulle aspettative reciproche.
Sembra una cosa semplice, vero? Ma quante volte ti è capitato di essere in una relazione in cui i desideri dell'uno non corrispondevano a quelli dell'altro? Oppure dove le visioni del futuro non erano allineate? Questa mancanza di chiarezza può essere una trappola silenziosa. Senza una comprensione condivisa di ciò che entrambi vogliono, è facile cadere nell'illusione che tutto si sistemerà da solo. Ma la realtà, spesso, racconta una storia diversa. Hai mai pensato a quanto sarebbe liberatorio esprimere apertamente ciò che desideri davvero? Non solo nel presente, ma anche per il futuro. A volte, ci accontentiamo di vedere come va, evitando di affrontare conversazioni importanti per paura di perdere ciò che abbiamo. Ma questa esitazione può portare a fraintendimenti e delusioni. Quando non sappiamo cosa l'altro si aspetta, o non esprimiamo chiaramente ciò che vogliamo, anche la connessione più promettente può diventare confusa e dolorosa. E se, invece, potessi essere completamente onesta con te stessa e con l'altro? Come sarebbe questa relazione se entrambi poteste condividere, senza paura, ciò che davvero cercate? Parlare di intenzioni, di valori, di sogni per il futuro è essenziale. Queste conversazioni non solo creano una base solida, ma eliminano sorprese e incomprensioni. Sono il terreno fertile su cui due persone possono decidere di camminare insieme, con una visione chiara di chi sono e di cosa desiderano costruire. Perché una relazione genuina non si basa solo sui sentimenti, ma anche sulla condivisione di una visione comune per il futuro. Ti sei mai trovata intrappolata in una relazione in cui l'attrazione iniziale era forte e intensa, ma con il tempo hai sentito che qualcosa stava svanendo? Forse i sentimenti non erano più gli stessi, o quella connessione che sembrava promettente si è trasformata in una serie di tentativi frustranti. Cosa fare quando l'attrazione non evolve in qualcosa di più profondo? Quando è il momento di semplicemente lasciare andare? A volte sentiamo una pressione invisibile che ci spinge a far funzionare qualcosa, come se il solo fatto di aver iniziato una connessione significasse che dobbiamo lottare per essa fino alla fine. Ma questa insistenza ci rende davvero felici? O stiamo semplicemente prolungando qualcosa che non ha più la forza di un tempo? La verità è che, quando l'attrazione non si trasforma in qualcosa di più duraturo, non si tratta di un fallimento. Non è un errore. A volte, è solo la vita che ci segnala che, anche se la chimica è innegabile, le incompatibilità possono essere più forti. Hai mai sentito quella voce interiore, ma ti sei costretta a ignorarla? Quella voce che ti dice che forse quella relazione non è davvero ciò di cui hai bisogno? Può essere doloroso ammetterlo, ma riconoscere queste incompatibilità è un atto di coraggio. A volte, insistere in qualcosa che non porta più gioia significa solo prolungare la sofferenza. Non si tratta di arrendersi, ma di creare spazio per qualcosa che possa davvero farti stare bene. E la grande domanda è: perché continuare in qualcosa che non ti rende felice? Cosa succede quando, invece di forzare, decidi di liberarti? Come sarebbe la tua vita se fossi in una relazione in cui i sentimenti, le intenzioni e i valori fossero davvero allineati? Lasciare andare non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza, una scelta di seguire il proprio cammino, in cerca di qualcosa che rispecchi meglio chi sei oggi. Non avere paura di lasciare andare. A volte, è il più grande atto d'amore che puoi fare verso te stessa. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nelle complesse dinamiche di attrazione, desiderio e amore. Ma, prima di concludere, voglio che ti chieda: come puoi trasformare il desiderio in vero amore? Hai mai riflettuto su questo? Le relazioni sane e durature non nascono per caso. Iniziano con il coraggio di comprendere profondamente i propri sentimenti e, ancora di più, con la disponibilità a conoscere l'altro oltre la superficie. Questo significa andare oltre le apparenze, guardare negli occhi della persona e chiedersi: cosa ci connette davvero? Costruire relazioni solide è un processo che richiede pazienza, autoconsapevolezza e, soprattutto, rispetto per i propri desideri e limiti. Hai mai pensato a come potrebbero essere diverse le tue connessioni se ti permettessi di essere più assertiva riguardo a ciò di cui hai veramente bisogno e desideri?
Cosa sei disposta ad accettare e cosa non puoi più ignorare? La vera trasformazione avviene quando sei in grado di allineare ciò che senti con ciò che desideri, senza paura di stabilire ciò che è importante per te. Ora ti invito a riflettere sulle tue relazioni attuali. Stai seguendo il tuo cuore o ti lasci guidare solo dall'attrazione fisica? Ti è mai capitato di perderti un po' nel processo e, alla fine, renderti conto che non stavi essendo fedele a te stessa? Condividi le tue esperienze nei commenti. Vogliamo conoscere la tua storia, sapere se alcune di queste situazioni risuonano con te. Perché, alla fine, imparare su noi stessi e sugli altri è ciò che davvero ci aiuta a creare connessioni più profonde e autentiche. Se ti sei riconosciuta in questo contenuto, iscriviti a Emozioni e Connessioni e unisciti alla conversazione. Voglio sapere, conoscevi già queste informazioni? Hai vissuto una situazione simile? Impariamo insieme.